Amici di un sacco di cose in realtà, amici del canale YouTube Electric TV, amici di Facebook, amici dello Scuderia Ferrari Club a Castenedolo, amici, perché no, anche di Pirlo Motori, direi benvenuti a questa nuova avventura dopo 2 anni di TV. In stagione, quindi una nuova stagione, un nuovo format, nuovi canali di divulgazione, però vecchio team collaudatissimo e carichissimo, e quindi come sempre insieme a me, gasato a 1000 più che mai, direi il mitico Press, il presidente dello Scuderia Ferrari Club Castenedolo, Giampiero Mazzoleni. Ciao Press! Ciao Stefano, dopo questo bellissimo preambolo che hai fatto con una sigla figa così, non potevi che annunciarmi in questo modo così molto fico. Si può dire fico? Beh, l'hai già detto un paio di volte, Ah, quindi ok, direi di sì. bene. Sì, Ciao, sì. come stai? Tanto che non ti vedo. Io muoio tantissimo proprio. È bellissima la barbetta che ti ritrovi, sai? Ti piace? Ti piace? Mi fa Sì. affascinante? Ma scusami un attimo, che tu che sei il technical art director di tutto questo spettacolo, Producer, publisher, sei di sono il tutto, nuovo Murdoch. multitasking, ma siamo anche su Facebook, giusto? Siamo anche su Facebook, siamo su Mi hai, Facebook. Dimmi. mi hai taggato? Certo che ti ho taggato. Allora sei proprio veramente completo. Però tu Bravo! non hai condiviso, ho notato questa cosa e ti devo tirare le orecchie. Ma, caro il mio Press, non fa niente, perché siamo sul canale Facebook, scusami, sulla pagina Facebook anche del mitico Scuderia Ferrari Club Castenedolo. Quindi vuoi salutare gli amici del Scuderia Cavolo! Ferrari Club Castenedolo? Ma gli amici della Scuderia Ferrari Castenedolo li vedo sempre, li saluto sempre molto volentieri, anzi vi aspetto sempre in sede ragazzi perché quest'anno è un anno bomba, in Scusa, tutti i sensi. non siamo solo sulla pagina dello Scuderia Ferrari Club Castenedolo, dal quale proviene però il primo commento, quindi salutiamo un nostro grandissimo amico. Guarda chi c'è. Jimmy Ghione, il nostro Jimmy Ghione. Molto bene, ma siamo anche sul canale YouTube di Electric TV, dove tra l'altro questa settimana ho intervistato, nel frattempo ci stanno commentando, io vedo i commenti prima di te Press, quindi mi diverto un attimo. Perché tu sei avanti. Ovviamente sul canale YouTube di Electric TV ho intervistato, tu lo sai, il nostro amico Piso, che saluto sicuramente, ci starà guardando, e prenderò spunto da un paio di bombe che ci ha lanciato il Piso per provocarti un po', Press. Sappilo, anzi sallo. Detto questo, primo saluto anche dal canale YouTube, ciao, e guarda cosa mi dicono. Andiamo subito al sodo, vuotate il sacco con qualche news pre-gara, ma siamo qua apposta, direi, Press. Sappiamo tutto noi. Esattamente, ascolta Press, puntata 0, no? È un po' la puntata pilota, però siamo gasati. I più attenti Press, senti questa, avranno notato che è un po' la natura bipolare di questa trasmissione, perché noi siamo bipolari magari. Siamo leggermente bipolari, diciamo. Abbiamo diviso lo schermo a metà, prima di tutto, giusto? Si Giusto. vede anche nel titolo, perché abbiamo questo titolo bipolare, Motori per due, tramutato da un noto film tipicamente trasmesso sotto Natale, diciamo così, ma anche Pirlo Motori 2.0. Salutiamo anche gli amici che ci seguono da Pirlo e Motori, vero Press? Sì, ci siamo portati dietro un bel gruppo di seguaci. Molto bene, commentate live, qualcuno ha già commentato, questa è una diretta, poi vedremo durante l'anno, sicuramente faremo altre dirette Press, altre volte non saremo in diretta perché poi noi siamo un po' dei giramondo, quindi non è che possiamo metterci a fare sì, abbiamo anche tante novità quest'anno dove faremo partecipare il nostro pubblico, tanti nostri live e tante nostre uscite. Vedo che sei andato subito al sodo. Però senti Press, quindi sarà molto interattiva come cosa, quindi quando voi commentate noi vi mandiamo in onda e parliamo un po' con voi. Però dicevo, non è solo puntata 0, ma è anche, sentimi un po', anno 0 della Formula 1, la mettiamo così, perché io sul canale YouTube, non su Facebook, su quello YouTube ho fatto tutta l'introduzione tecnica e tecnologica, che stasera non facciamo, se no Press, se ci mettiamo a fare l'introduzione tecnologica poi un polverone. Ma detto questo, ma lo sai che sto guardando i tuoi riccioli, non sono regolari, non sono consoni al regolamento. Non sono consoni al regolamento. Io ho dovuto farmi approvare dalla FIA questo qua, perché ovviamente io lo vedo approvare, questo qua. Sì, perché c'è un appoggio che è un attimo così, hai capito? Però okay. ascolta una roba,
evitiamo di sollevare il polverone tecnologico, tecnico, perché sennò qua impazziamo tutti. Però, senti, tu che come me hai passato da un po' di tempo gli ANTA, diciamoci la Sì, verità, sì, fa un po' boomer, no? Non però, però, tantissimo. però siamo eterni giovani No, ma e lo infatti voglio marcare. volevo dirti questo. Quindi tu qualche mondiale di Formula 1 sicuramente, voglio dire, l'hai Beh, visto, no? penso 40. Bravissimo. E mentre io cerco la slide giusta, perché qua, come dicevi tu, siamo un po' anche registi, siamo veramente all'anno zero della Formula 1, ricomincia tutto da capo? Ma guarda, quest'anno c'è stato uno stravolgimento totale per quanto riguarda i regolamenti e tutti coloro che ci seguono lo sanno. È un anno di novità, so che Ferrari ha lavorato molto bene, poi nell'anno zero è nato il Signore, magari nasce la macchina del prossimo ciclo vincente rosso, ecco, non voglio poi portare sfiga, però diciamo che i test fanno ben sperare. Bravissimo, i test fanno ben sperare e fanno ben sperare con questa vetturina qua. Adesso ci arriviamo. Abbiamo 150.000 tematiche press, quindi cercherò di dettare un po' il ritmo, cosa che tu sai, a me non esce particolarmente bene, ma vabbè, ci proviamo lo stesso. E ho la prima domanda bomba per te. Dopo questa questione dell'anno zero, io sono d'accordo con te, siamo di fronte a sicuramente il potenziale anno del ribaltone, dai, lo chiamiamo così, perché Sì, sì, sì. rinascita, come dici tu, non vorrei portarsi un attimino sfortuna, no? Ribaltone ci piace un po' di più. Però tu, Stefano, ti devi sciogliere, non devi essere così pacato. Cioè, puoi No, dire portare sfiga, dai. Lo so che tu sei il bravo e il cattivo. no, perché poi dopo mi tocca mettere il beep, ma siamo in diretta, non posso mettere il beep, è un casino, hai capito? No, Quindi non bippiamo. l'anno del ribaltone, ma avendo definito che questo è l'anno del ribaltone, se c'è un ribaltone sicuramente vuol dire che qualcosa si mescola. E quindi la mia domanda per te, caro il mio press, è questa qua. Alla fine, dopo i test, Barcellona e Mm. Bahrain, qual è stata la star di questi test? Star della Formula 1, pilota o vettura? Guarda, se dovessi dirti la star di questi test, viene scontato dire la Haas. Perché tutti l'hanno snobbata, però non dimentichiamo che va bene, ha fatto dei tempi in condizioni Ce l'aveva. diverse rispetto... Bravissimo, mamma mia. Neanche Mario Bianchi con Telemike era così attivo. Minchia, Comunque, salta al diciamo palo. che è stata un po' la Cenerentola di questi test. Senti che termini. Sì. Perché nelle ultime 2 giornate ha staccato dei tempi veramente buoni, però va bene in condizioni di pista diverse. È anche vero che guardando le varie telemetrie che in questi giorni comunque su vari social comunque ci siamo documentati, possiamo dedurre che le macchine non sono state tutte, e dico tutte, nascoste. Sì. Quindi la verità la sapremo solo domani, no, forse sabato la sapremo perché secondo me anche domani faranno ancora delle prove. La verità la Sono sapremo solo d'accordo, sabato. sono d'accordo. Vediamo se becco, non è questa, ovviamente ho sbagliato, ma è questa. Mm. Allora, innanzitutto a parte che mi dicono che il ricciolo pare che potrebbe farmelo passare Toto Wolff con una telefonata a qualche suo amico della FIA, e qua iniziano già le polemicone Ma sulla questione, no, ma arriviamo sul tema, Press, arriviamo anche con voi ragazzi, vi vedo già belli carichi. Volevo farti vedere questa slide, Press. Guarda questa slide un attimo. Guarda, la metto grande, ok? Tempi, tu hai detto giustamente, allora, tutti si sono un pochino nascosti, no? L'abbiamo visto anche nei video precedenti, sempre su YouTube, insomma, c'è chi andava forte in un settore, poi nel secondo settore sì, mollava, c'è chi girava, no? Con un regime piuttosto basso, c'è chi invece proprio faceva finta di avere problemi, lo sappiamo. Però alla fine, guarda chi c'è in testa la classifica dei tempi, che è la lista quella in basso a destra. Chi è che c'è in testa la classifica dei sì, Max tempi? Verstappen, però Stefano, io non voglio fare il tifoso accanito Ferrari, però Mm, dobbiamo anche valutare le condizioni con cui è stato certo. fatto il tempo. Non ci nascondiamo dietro un dito, però Verstappen l'ha fatto col tempone, diciamo così, con una mescola più morbida, quindi la più morbida di tutto il compound che hanno a disposizione.
e con una pista nettamente migliore rispetto a come l'ha fatto Charles. Detto questo, secondo me comunque Verstappen non ha tirato fuori come Ferrari tutto il potenziale del Red Bull, per quello che momentaneamente è ancora prematuro definire una linea, diciamo, del campionato mondiale 2022. Ma secondo me nemmeno in Bahrain domenica sera riusciremo a definire una linea, perché le macchine sono in continua evoluzione. Io penso che un allineamento quasi definito lo puoi trovare dopo Monaco, secondo me. Dopo Monte Carlo? Sì, però per ora non è come gli altri anni che si dice, si vede subito quando arrivi in Europa se la macchina non va, non va. Qui le macchine sono nuove, hanno ancora bisogno di sviluppo. Può essere che in questo momento noi siamo quelli più avanti nello sviluppo, ma non sappiamo quanto possiamo ancora sviluppare questa vettura. Magari, non so, Mercedes piuttosto che Red Bull sono un po' più indietro di noi, ma possono progredire più di noi. Quindi le chiacchiere da bar di Ferrari forte, Red Bull più forte, Red Bull fa paura, come ha scritto commentatori televisivi, secondo me sono tutte parole che lasciano il tempo che trovano. Guarda, sono d'accordo, e quello che dicevi tu, no, del fatto che in realtà ci vorrà almeno fino a Monte Carlo, ma forse anche più in là, per avere una definizione di quelle che sono le vere e reali forze in campo, deriva proprio un po' da quel concetto che dicevamo di anno zero, no? Cioè, essendo l'anno zero e si riparte tutti da zero, poi per carità, alla fine se vediamo quali sono i favoriti anche un po' di addetti ai lavori, sempre delle stesse squadre parliamo, però parliamo dell'anno zero, quindi in realtà c'è moltissimo da imparare. Mattia Binotto, che tra l'altro è si è sbilanciato, gira per casa tua, ti ricordi, abbiamo fatto vedere a Monza qualche anno fa, c'era Mattia Binotto, che salutiamo. Gian Alessio. Esattamente. Ha detto in realtà si tratta di imparare, quindi è passato dal si tratta di capire, solito della stagione tragica del 2020, a un si tratta di imparare. E quindi un passo avanti. Però ha ragione se ci pensi, perché alla fine partendo da zero, foglio bianco, vetture concettualmente molto diverse, in realtà tu devi capire come si comportano e soprattutto come rispondono alle evoluzioni, no? Infatti. Molto bene, guarda, io quello che più mi fa paura quest'anno e pensa che sì, ha ragione, manca Ricciardo in questa foto. In questa fotina qua mancava Ricciardo, ma credo di averne no, manca comunque Ricciardo, perché quando hanno fatto queste fotografie Ricciardo era a casa, era rinchiuso in quarantena. Cavolo, ma anche Seb Vettel domenica è ritornato l'uomo. Attenzione, perché ce l'abbiamo, per chi non lo sapesse, perché è notizia di oggi, vero Press? Sebastian Vettel, cappellone, positivo al Covid. Gli ho pressato io un po' di capelli a Sebastian Vettel. Sì, tu gli stai parlando di capelli? No, decisamente no, lui sì. E quindi gli ho trasferito un po' di capelli e non lo so, evidentemente non so se è stato a causa di quello, testato positivo al Covid e quindi il grandissimo ritorno, Press. Sì, ma lui è multitasking, Nico Hülkenberg, è un po' una mutanda per tutti i culi praticamente, come dicono a Brescia. Ti ringrazio, è tutto molto bello. Stavo dicendo Prezzemolino, ma perché io devo fare il poliziotto buono e tu devi fare il poliziotto cattivo. Io dico la verità com'è, un po' così. No, ma hai ragione. Ma secondo te, la verità, ma tu ti ricordi che Nico Hülkenberg fu accostato più volte alla Ferrari? Sì, no, guarda, Hülkenberg è un buon pilota. Vabbè, lui ne ha fatte tante di sostituzioni, Sì, è un esperto della sostituzione. Lui è un po' come lo Zlatan, è un po' come lo Zlatan, vecchio, bravo, che corre in soccorso. Io fossi in te oggi non provocherei ma cosa vuoi che sul calcio. Allora, no, tanto l'anno zero della Juve non esiste. Quindi noi io sono Juve, no, è giusto spaccare un attimino, sono juventino e a malincuore ieri sera come è successo dal 96, 97, dal lontano 95, noi la coppa la prendiamo, la compariamo dal salumiere. Comunque, questo, tornando al discorso iniziale, Press, anche conscious of timing, come dicono quelli bravi,
la tua star dei test è stata questa, giusto? Hai detto Sì, la Haas. sì, Vuoi sapere la mia star dei test? Non te dimmela, l'aspetteresti mai, mai, dimmela. mai, perché sai che io sono sempre quello un po'. Mm. Controcorrente. Ah no, non sei controcorrente Io però. dico Ferrari, ma non dico quella in testa al power ranking. Anche col Piso abbiamo fatto il power ranking, no? Cioè power ranking, non Power Rangers o power banking, power ranking. I primi top 3. Io avevo messo Red Bull, Ferrari, Mercedes. Però secondo me la star è Ferrari, perché se tu pensi dai 2 Sì, anni dai quali come veniamo. come è diventata forte in questo anno. Sì, sì, no, è vero. Ma il discorso che io ho, Che scusami, bella che è. detto, qua è bellissima. Qua è, secondo me, ha un'armonia che nessuna squadra ha. Comunque, detto questo, ti dico che mi ha colpito la AS e non solo a me ha colpito anche il capo di McLaren. Ah sì, Perché? Ecco, e un bel ricordati comment. che quando una cosa dà fastidio, lo scorso anno non si facevano questi problemi. Quindi non ho paura, perché non ho paura. Forse avrò il piacere di essere uno dei primi a aver capito che veramente la AS quest'anno, non ti dico che è, però può. Adesso arriviamo al quello che mi devi dire, perché Press, Mm, vuoi sapere di cosa parliamo adesso? Dimmelo Vuoi tutto. sapere? Sì. Te lo scrivo anche sotto. Chi vince il mondiale? Perché poi a questo No. giochino dobbiamo giocare piloti e costruttori. Inutile che fai adesso poi lo dico anche io, non sarai Mm. da solo in questa Mm. difficile lotta, in questa Tra l'altro difficile la sfida. mia è scontata, eh. Vai, Questa non la mia è scontata. cioè? Rosso di sera, bel tempo si spera. Ma che bella inquadratura questa, ti piace questa? Sì, mi piace. Mm. In che senso? No, spiegami bene, spiegami bene. Tutti e due sia piloti che costruttori? Sì, quest'anno facciamo il botto. Non so il Caspita. pilota, non so il pilota. No, io voglio il nome del pilota. Charles Leclerc. Commentate, scrivete nei commenti il vostro, attenzione perché arriva un bomber a dirci la sua, attenzione. Kimi Räikkönen no, Charles Leclerc Sì, e Ferrari campione sì. costruttori. Ma posso dirti una cosa? Non so se si può dire, non è niente di volgare. Lo sai che io ho puntato per la gara di domenica? Sì, no, si può dire, si può dire. Sia Così sono, Paul. sono uscite le quote. Sì, sì, le quote sono uscite. Leclerc è pagato 4,5. Esattamente, bravissimo, E ti do molto. ho, sono talmente convinto che ho fatto sia Paul che gara. Ascolta, Press, per Leclerc? Sì. Guarda, senti, oh, attenzione perché arriva un commento da YouTube. Costruttori Ferrari, ma piloti per me alla fine vince ancora Max Verstappen. È Allora, intelligente questo commento. Può dico la essere. mia perché io sono esattamente convinto di questo. La Ferrari arriva poi, era la mia bold prediction perché avremo il segmento bold prediction come fanno i grandi programmi americani, cioè le previsioni audaci, giusto per parlare in italiano. Secondo me Ferrari vince il mondiale costruttori per un motivo, Press. Che abbiamo due piloti che sono veramente in gamba. Numero uno, ma soprattutto al netto dei piloti, la vettura non ha avuto niente, nessun problema di affidabilità. Vettura molto costante. Io in alcuni video, anche quando ho parlato col Piso, vettura che ho definito facile, nel senso che è facile arrivare ad A ottenere un buon metterla a giro. punto. Poi vedremo un attimo quanto manca per arrivare al limite ed essere la più veloce, no? Però secondo me in generale è una vettura che è andata bene su due piste completamente diverse, con compound di gomma completamente diversi, temperature diverse, perché in Bahrain faceva caldo, però poi la sera scendeva il freddo, a Barcellona faceva freddo, vento, a Barcellona non c'era il vento, sabbia, a Barcellona non c'era la sabbia, cioè secondo me è andata molto bene, quindi io Sì, voto costruttori Ferrari, allora e sai cosa ti colui dico? Concordo con Mm. lui, vince il titolo Ma piloti guarda che Max Verstappen. ti dico che vabbè, io da tifoso dico Leclerc e non rinnego quello che ho detto. Però ehm, Verstappen, secondo me, è colui che se lo gioca con
uno dei Ferrari. Dopo anche lì ogni gara è a sé. Allora, che se lo giocano quest'anno, secondo me Ferrari Red Bull. Non voglio, perché comunque anche lì se il bello che diciamo che Mercedes è fuori dai giochi, dopo è bello che ci dà paga a tutti. Infatti, però noi dobbiamo basarci su quello che abbiamo visto durante questi test, ok? Per cui le nostre opinioni possono anche cambiare. Per quello che abbiamo visto questi test, se il mondiale dovesse concludersi adesso, chi se lo gioca, se lo giocano Ferrari e Verstappen e Ferrari. A meno che Checo Perez quest'anno, visto il secondo anno, ma non credo, perché però vedendo come ha fatto quei test, poi in Red Bull non glielo permetteranno. No, aspetta, per un discorso di mondiale costruttori. Ah, può essere. Per un discorso di costruttori, no, però il titolo mondiale che vedi in fotografia, qui c'è Leclerc, qua c'è Carlos Sainz, e poi dobbiamo anche vedere, quest'anno se veramente abbiamo la vettura competitiva, come Mattia Binotto gestisce i due ragazzi, perché sulla carta va benissimo, partono tutti uguali, ma poi quando c'è da decidere. Sono d'accordo. Allora, due cose prima di proseguire. Guarda Scusate. che messaggio. Bravo, ti sei trattenuto. Guarda che messaggio, guarda che ti saluta. Ah, il mio amico di Portofino, un grande. E soprattutto, non questo, ma questo. Ciao a tutti. Alessandria. Scuderia Ferrari Club Alessandria. Ma guarda, io ho... ci stanno servendo l'Assist Press. Io ho avuto modo di poterne parlare. Poi ho avuto modo, ma no, perché io devo fare, cerchiamo di capire, non voglio... No, cerchiamo di capire, lo dice una persona sola, Press. Ha capito, cerchiamo di imparare a capire. Per mia fortuna ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con Carlos, e è molto fiducioso della vettura, è molto fiducioso della stagione, per cui è anche vero quello che dice il Ferrari Club di Alessandria, tenere d'occhio Sainz, perché lui è un pilota, abbiamo visto che è un pilota molto costante. A proposito del buon Carlito Sainz, io adesso provo, si romperà tutta la regia perché noi facciamo tutto, ma tu hai detto che hai parlato con Carlos Sainz? Sì, è. Secondo me c'è qualcuno che non ci crede, lo facciamo vedere che hai parlato davvero? Fagli vedere. Facciamo play magari. Ciao amici, oggi mi hanno chiamato in Franciacorta perché c'era un'urgenza e sono dovuto intervenire. E guardate che urgenza era. Ciao a tutti amici di Ferrari Club Castenedolo. Castenedolo, un abbraccio forte E a sempre, tutti. forza. Grazie per il sostegno, forza Ciao, Ferrari. ciao Carlos, grazie, ciao. Comunque l'ho cazziato perché non sapevo dire Castenedolo. Ma sai che non è l'unico, secondo me anche un sacco di italiani non sanno dire Castenedolo, comunque. Ascolta, ancora un paio di robe, qua mi dicono, pensa, questo mi piace sto commento qua, si sta sottovalutando Alfa Tauri, potrebbe arrivare anche quinta nei costruttori e Gasly fare qualche podio, io ce l'ho nelle mie previsioni, quindi può essere. Comunque nei test per me Mercedes è nascosta, sono d'accordissimo. In realtà secondo me non è, cioè sì è anche nascosta, secondo me semplicemente ha avuto qualche problemino, ma del resto se arrivi con una macchina rivoluzionaria, no? Allora lì c'è da vedere le due cose, perché allora le macchine rivoluzionarie possono darti dei vantaggi o possono anche essere molto belle, molto particolari, ma vabbè, non vogliamo fare i nostalgici, però in passato di macchine rivoluzionarie ci sono state, la più conosciuta la più conosciuta la tira a sei ruote, cioè penso quella o la Brabham di Lauda con la ventola, proprio per aumentare l'effetto suolo, cioè ci sono state le vetture rivoluzionarie che però non hanno dato i frutti sperati, quindi comunque Mercedes sostiene che in 2 ore la macchina si può mutare da Barcellona è un po' come le tartarughe ninja. No, è vero, però questo, se ci pensi, è proprio il segno che non è una versione B. Si è parlato tanto versione A, versione B, non è una versione B. Te lo ricordi Big Jim che cambiava le facce? È esattamente quello, Press. Ma io l'unica cosa che mi chiedo, vabbè,
probabilmente la scocca sarà sempre quella, cambieranno solo la parte aerodinamica del telaio. Sicuramente la scocca è quella, se no avrebbero dovuto fare 2 crash test. Ma il budget cap? Però alla fine, allora, è una domanda che hanno fatto tutti, grazie per l'assist press. Hai ragione, tutti si sono chiesti, minchia, ma col budget cap come hanno fatto questi qua? Vedi che ho detto minchia, così almeno... Per me stampano i soldi. No, allora, uno potrebbe essere, a proposito di soldi, continuiamo a aprire parentesi, però parliamo del budget cap e poi ti dico una roba perché non so se l'hai vista. Budget cap, in realtà, essendo la vettura la stessa come scocca e in realtà anche come posizionamento delle componenti interne, tranne alcune che sono poi quelle che devono essere spostate, no, nelle 2 ore, ed è fondamentalmente la parte esterna, no, che è modificata tra la versione A e la versione B, in realtà non influisce tantissimo sul budget cap, per quelle componenti lì non costano tanto. Quindi in realtà la risposta al budget cap è questa. Però tu parlavi di soldi e stampano soldi. E quindi qua mi fai un assist mega galattico anche per quelli che commentano, che sono tantissimi, perché qua io ogni tanto mi perdo, ma qua ridono, qua ci salutano. Non dimentichiamo che c'è Russell su Mercedes quest'anno, ha perfettamente ragione, adesso arriviamo a parlare anche di Russell, ma al netto di questo tu, e anzi voi tutti, giustamente vedi che mi dicono ci danno ragione, quelle carene non influiranno molto sul budget cap, esatto, perché sono pezzi che non costano tanto. Possiamo dargli 2 titoli di film. Ma sì, Press, aspetta una roba, tu l'hai sentita la polemica di oggi tra Horner e Toto Wolff? No. Horner fondamentalmente ha detto Toto Wolff vive come un esiliato fiscale a Monte Carlo. Cioè Sì, l'ho letto. Perché in effetti in Drive to Survive si vede che lui è là nella sua il suo mega appartamento con vetrate che dà sul golfo di Monte Carlo, e Horner, che insomma ormai non nascondono più l'antipatia reciproca, ci è andato giù abbastanza pesante. Sì, l'ho letto. Esatto, questo commento, giusto per chiudere, ci chiude la risposta di prima. Avevano stimato, ci sono varie stime, vari video in giro per la rete, 1 milione di costo su 220, ma anche se fosse su 150 non cambierebbe tanto, 1 milione. Si può fare. Si può spendere. Sì. Press, guarda. Lo sai che Mercedes potremmo dargli 2 titoli. Cioè, ormai è saltata tutta la scaletta. Però Ma che cavolo te ne frega te? Se i nostri amici hanno piacere di seguirci, andiamo avanti. Se si rompono i coglioni, basta che lo scrivano. Basta che lo scrivano. Ma non si può, questa cosa qua non si può dire. Non si può, va bene. Comunque, stanno commentando in tanti. Volevo dirti, siccome abbiamo parlato di Ferrari, potenzialmente campione del mondo, siete tutti autorizzati a fare scongiuri. Se ti stai, non si vede, io mi sto e non si vede. Sì, no. Scuderia Ferrari Club Alessandria, per i costruttori potrebbe essere anche favorita la Ferrari, con il fatto che l'Alfa sta dando un aiuto con le varie configurazioni. Vero? Secondo me anche Haas, parecchio. Quindi la possibilità di avere 2 versioni in un colpo solo forse è un po' eccessiva, perché comunque Alfa ha dimostrato di avere una minima autonomia, su un paio di cose ha deciso di andare verso la sua strada, però infatti tant'è che McLaren se l'è mettata più di Haas che di Alfa, però il concetto dei ragazzi di Alessandria, che salutiamo, è giusto, cioè... Scusami, ma io posso fare un passo indietro, che c'ho la battuta pronta e tu non me la dai il permesso di parlare? Sono parolacce o no, Press? No, non sono parolacce, ma lo sai che un flop della Mercedes? No, perché evitiamo stavolta. No. Allora, aspetta, ho letto il commento. Ho letto il commento. Come possiamo, cioè, un eventuale flop di Mercedes, ok, potremmo riassumerlo con un titolo del film: Sotto il vestito niente. Beh, ma te l'hai ripreparata prima o ti è venuta? No, mi è venuta adesso. Allora, Matteo, budget cap, semplicemente hanno fatto quello da Williams qualche pezzo, vero, perché l'abbiamo fatto vedere anche nei video su YouTube e non su Facebook, poi mettiamo il link, se volete rivedere on demand questo video, andate sul canale YouTube. L'abbiamo fatto vedere, in effetti, insomma, Williams
un pochino richiama, no, come sidepod, vero Press? Sì. Il sidepod della Mercedes, un pochino. Williams ha avuto un sacco di problemi di affidabilità, però non Sì. dimentichiamo. Sì, però stesso motore. Probabilmente hanno delle problemi di raffreddamento anche. Ascolta Press, accelererei un attimo e avrei un altro topic, diciamo così, un altro argomento da portare, che è ti è piaciuto il topic, vero? Sì, mi piace di più. Va bene, il topic va bene. Io ogni tanto guardo se dietro si vede, perché io dietro ho noi. Sì, Io ho una regia multidimensionale come... No, dicevo questo, centrogruppo. Mettiamo nel centrogruppo Alfa Tauri, Aston Martin, Alpine. Io ci metto McLaren semplicemente perché non l'abbiamo messa nelle top 3. Di queste 4, ma lo sai che non vedo il centrogruppo io? Per me, secondo me, io non vedo il centrogruppo. Per quest'anno, secondo me, non è come gli altri anni delle differenze enormi. Secondo me è molto livellato, ma neanche di top 3. Cioè, io spero di non sbagliarmi, e lo sottolineo di non sbagliarmi, spero di vedere una Formula 1 fine anni 70, inizio anni 80, dove i team erano tanti che lottavano. Che poi vinciamo noi, va bene, però è più bello vincere sudato che vincere facile. Ah beh, ma su questo non c'è dubbio. Senti, McLaren che si è lamentata di Haas, hai visto i problemi ai freni? Ha avuto un sacco di problemi ai freni, McLaren? Allora, un sacco di problemi ai freni McLaren, un sacco di problemi di saltellamento, tutte questo. Che comunque non è da sottovalutare, specialmente perché abbiamo risolto abbastanza, hai visto nell'ultimo giorno, però la quarta iterazione del fondo, l'iterazione numero 4 del fondo, sembra che l'abbiamo risolto. McLaren è quella che l'ha avuto meno di tutti. Sì, no, io sto parlando in generale. No, non snobbiamo McLaren. Bravo. No, non snobbiamo McLaren. La quarta forza, io uno dei video io quest'anno ho appena detto che secondo me i team saranno più o meno tutti a livello, per cui vediamo poi anche i problemi aerodinamici del saltellamento, perché bisogna vedere poi quando c'è il gioco Strano che non tifi Atalanta, no, non tifo Atalanta, no. Sa che sono di Brescia, se lo scriviamo sotto. Ci metteremo poco, voglio dire, uno cerca Castanedolo. Infatti, no, non tifo Atalanta. Comunque no, non snobbiamo McLaren, anzi, secondo me tra McLaren, Alfa Tauri, Aston Martin e Alpine, Alfa Tauri leggermente meglio, riprendendo un commento che avevo visto prima, perché comunque ha avuto meno problemi di McLaren, ha comunque una partnership, è inutile che ce lo nascondiamo, con Red Bull, tant'è che dal punto di vista del concept un pochino le pance, no? I sidepod riprendono quello di Red Bull, ha un Gasly che è in cannissima e non ha avuto particolari problemi di affidabilità. In generale non ci sono stati tanti problemi di affidabilità, però se tu prendi il centrogruppo, quello che abbiamo chiamato centrogruppo, che tu giustamente dici non lo vedo tanto, e hai ragione, però il virtuale centrogruppo McLaren, Alpine, Aston Martin, Alfa Tauri, quella con meno problemi di affidabilità di tutti è stata Alfa Tauri. Sì, Stefano, adesso ti faccio un gioco. Se tu dovessi paragonare le macchine di oggi, ok, con le macchine degli anni passati, non a livello tecnico, non so, facciamo un esempio. Una Alfa Romeo, che vettura ti ricordo degli anni 80, 70, visto che non le abbiamo vissuti, ma non voglio fare nostalgico, solo un gioco. Allora, in realtà, aspetta che prendo Alfa Romeo, perché ho che ovviamente non è questa, perché io le vedo molto molto piccole, così, disclaimer. Questa è una Haas, occhio e croce, questa è una Alfa Romeo, sì. Senti, c'entra poco perché il rosso è diverso, però quel disegno, proprio come il layout della Alfa, a me ricorda la vecchia Alfa di Bruno Giacomelli. Era molto più cicciotta, no? Se tu ti ricordi. È stata una delle prime vetture che io sono riuscito a vedere dal vivo a Monza,
quando eravamo due picciottini piccolini, il colore era diverso perché era quasi rosa, arancio, salmone. se ti Sì, ricordi, perché riportavano il noto sponsor di sigarette. Sì, esatto, che non nomineremo perché non si No, può. mai. Questo è un rosso molto più alfa, giusto? Però la linea mi ricorda il fatto che abbia quella diagonale, non so in che altro modo dire, mi ricorda un po' questo. Ma soprattutto, Alfa- Press, a te questa vettura qua invece, aspetta che te la recupero, che di nuovo l'ho persa, ma la ritroviamo. Questa vettura qua, no, non è questa ovviamente. No, Questa vettura ti ricorda? Questa vettura qua, che vettura ti ricorda? Hai presente le No. Pink? Allora, io capisco che lo sponsor e in realtà Alpine correrà solo le prime 2 gare con questo. Io ci vedo bene Olivia Newton-John scendere da una macchina del genere in Grease. No, però volevo dire, è un po' come se Marlboro, caspita l'ho detto, scusate, Philip Morris, quando all'epoca sponsorizzava sia Ferrari che McLaren, a un certo punto obbligasse Ferrari a correre con la livrea della McLaren. Sì. Cioè, io capisco tutto, ma questa cosa mi sembra francamente un po' eccessiva. Che all'epoca, che all'epoca tutti, cioè Philip Morris sponsorizzava più squadre. Sì, certo, Quindi sarebbero tutti stati in monocolore. Lo sai che mi ricorda questa a me? Ma non mi ricorda come livrea, ma proprio anche come macchina, come potenziale attuale, come piloti. Mi ricorda la Ligier, quella macchina che faceva quegli exploit magnifici e poi in tante gare... Assolutamente, Press. Ma tu ti ricordi, adesso no, perché io ero altrove e tu avevi un annetto, però noi che siamo anche studiosi della Formula 1, la Ligier nel 79, quando noi abbiamo vinto il mondiale, le prime gare le dominò proprio perché era una scuderia di quel tipo lì, no? Cioè che ogni tanto avevo dei momenti di entusiasmo e le prime 2 gare, Argentina e Brasile del 79, vinsero. Poi dopo arrivavamo noi. Aveva un motore che era spettacolare. Io me lo ricordo, non quello del 79, però me lo ricordo quello dell'84, un motore Matra, che quando eravamo in tribuna centrale non riuscivi a stare in tribuna perché ti spaccava i timpani. La Ligier Talbot. Senti, prima di passare al prossimo argomento, un altro commento, se riusciamo. Alessandro, scusa. Sì. La Red Bull non sarà un avversario semplice, ma io credo che la Ferrari abbia nascosto molto più di quanto pensiamo, così come ha fatto la Mercedes, ma quella è molto più nei guai, almeno per ora. Allora, secondo me sì, Mercedes è un po' più nei guai, si è nascosta, ma ha anche qualche guaio, che però secondo me tra domani e sabato, non so perché, ma secondo me li risolve. Tanti cominciano a pensare, anche il Piso, quando l'ho sentito, tu l'hai vista l'intervista che ha fatto il Piso? No, perché te lavori, sei sempre a lavorare, sei un imprenditore di quelli seri. Ma scusami, lui diceva, guarda che secondo me... Ma io non posso finanziare la trasmissione, mettiamo sotto il mio sponsor? Considerando che in questo momento l'unico che sta finanziando la trasmissione sono io, che paga l'attrezzatura e tutto lo streaming, facciamo 50-50. Facciamo 50-50. Sarebbe anche ora. Io non posso finanziarla con un logo perché non mi è consentito e qua finiamo. Anche io comincio. Allora, io sono convinto che Ferrari abbia semplicemente fatto il suo piano. Quindi non so quanto si sia nascosto, semplicemente nel suo piano non c'è stata la ricerca di prestazione. Però è vero che tanti cominciano a dire guardate che Ferrari ha ancora un bel margine in tasca. No? Vediamo, lo scopriremo solo vivendo. Continuiamo a fare gli scongiuri noi, no? Sì, non posso inquadrare. Mentre teniamo inquadrata l'Alfa Tauri, io ho un altro argomento per te, Press, secondo me anche questo interessante prima di arrivare alle ball prediction. Qual è il pilota che quest'anno deve fare il grande salto di qualità barra risultati rispetto all'anno scorso? Ovviamente facendo la tara con la vettura, perché c'è chi ha cambiato vettura. Mick Schumacher è l'anno, della verità. Comunque ha sempre dato paga al suo compagno di squadra lo scorso anno con una macchina che veramente era un catorcio. Scusa, Mattia ha detto che il motore è pari se non superiore alla concorrenza. Ma Mattia l'ha detto.
E quindi secondo me chi deve dimostrare quest'anno è Mick Schumacher. Non posso dire Valtteri Bottas perché negli ultimi 10 anni, tutti gli anni di Bottas. Quindi... Valtteri Bottas. Ah? Mi sarei aspettato Valtteri Bottas da te. No, ormai l'ho sempre detto che è inutile. Allora, il Piso, che salutiamo, nelle sue ball prediction ha detto che la Alfa con Bottas farà un podio. Io spero che lo faccia la Haas con Schumacher. Allora, come si comporta? Io nel caso, sappilo. Sì, io e anche io. Sallo, penso. Anzi, come dicono. Allora, adesso so che faccio scoprire una bomba. Mamma mia. Però aspetta che metto la mano sul tastino mute. No, non c'è nessun bip. No, ho detto una parolaccia io stasera, non l'ho mai detta. Stasera non l'ho detta ancora una. No. No, non l'ho detto, poi riguardate prosegui. A me Alfa Romeo, nonostante sia italiano, ma di italiano c'è solo il nome, perché è una squadra svizzera, è andata giù dagli occhi. Per cui, per come si comporta con Giovinazzi, ma lasciamo perdere il discorso Giovinazzi, che è un pilota italiano, tutto quello che vuoi. Però come si è comportato Vasseur, come ha gestito lo scorso anno la stagione, io ho perso fiducia. No, ti ricordi il commento dell'ingegnere di pista quando Giovinazzi ha detto ma perché mi penalizzano? Gli ha detto stai zitto, muto e vai avanti. Insomma, sì. trattamento. Ecco, io penso che in questo mondo sia una risposta che nel 2021 non era da dare. Lasciamo perdere. Sì, Comunque, sì. detto... Ok, tu hai detto Mick Schumacher. Io invece ti dico George Russell, perché Russell arriva comunque con il pedigree di grande campione che non ha mai avuto la macchina. In Inghilterra è molto pompato George Russell, in realtà anche in Italia ha tanti tifosi e tutti dicono adesso che arriva Russell. Ma guarda Stefano, scusami se ti interrompo. George Russell come Charles Leclerc, come Lando Norris, cioè ancora anche guarda Pini. Sì, ciao Roby. Lui dice allora che farà un salto. Sì, io dico che il salto dell'acquaio, fa il salto dell'acquaio, esatto, allora deve fare un salto, perché se non fa il salto si ridimensiona. Allora sì, però ti sto dicendo che tutte le giovani leve di questi ultimi 4 anni devono fare il salto. Perché? Perché c'è stato un dominio di 2 squadre, quindi fondamentalmente di una, perché è dal 2014 che Mercedes regna in Formula 1, tolto quest'anno nel 2021 che è successo quello che poi è successo, che è sopravvantata Red Bull. Però se tu guardi negli ultimi 8 anni, ok, e 7 anni, Mercedes è sempre stata imbattibile, con qualche sfiammata di Red Bull. Quindi i vari Leclerc, Russell, Norris, è un po' per tutti l'anno zero anche per loro, è l'anno in cui devono dimostrare. Quindi io dico Russell perché deve dimostrare. Tu dici Bottas, abbiamo un po' di commenti. Io non ho detto Bottas, ho detto Schumacher. Non so perché ho detto Bottas. Schumacher, guarda cosa ci dice qualcuno. Vettel, altrimenti gli tocca la pensione. Ma io penso che Seb anche lo scorso anno nelle occasioni, dopo una partenza diciamo a rilento, probabilmente per l'adattamento all'Aston Martin, però cioè a parità di macchina il suo compagno l'ha batteccato mica male, per cui ha fatto anche un podio. Un podio in Ungheria, una gara molto buona, ha rischiato di farne un altro, adesso non mi ricordo, forse in Russia, non lo ricordo, stando a memoria. No, uno gliel'hanno tolto. Uno gliel'hanno tolto. Sono d'accordo, cioè Vettel è partito malino, però poi in realtà secondo me non ha fatto... Vettel non deve dimostrare niente, cioè, penso che il salto di qualità lo devono fare le persone che... Sempre Roby, il nostro amico Roby che salutiamo, anche dice che Charles si deve togliere qualche sassolino nei confronti di Sainz. Più che togliersi qualche sassolino, secondo me Perez l'anno scorso non si aspettava di vedersi Sainz allo stesso livello, anzi addirittura a fine anno con qualche punto in più. È vero che Charles... Allora non voglio tornare su questo discorso, perché lo scorso anno è stato un discorso che praticamente tutte le puntate che abbiamo fatto saltava fuori. Tutte le puntate. Sì, come quello di... No, non posso dire l'altro argomento che mi ha rotto le palle. Ecco, no. Il discorso di Charles,
sono due piloti completamente diversi, uno è sanguigno, l'altro che come poi piace ai tifosi, però che non sempre porta i risultati, l'altro un po' più pacato, è un po' più calcolatore, ovvero non calcolatore, magari ottimizza meglio i risultati. Secondo me la polemica tra Charles e Vettel l'hanno fatto i giornalisti e la gente che scriveva Tra Charles e Carlos. scusami, tra Charles e Carlos, Sì, secondo me anzi, mi perché sembra molto secondo me no? chi ha scritto le puttanate che ha scritto dopo il mondiale, Basta sì, dire le parolacce. ho detto parolacce e puttanate, una parolaccia? Sì. No. Ti muto, perché io sono Vuoi che faccia energetico. l'elenco delle parolacce e le non Vuoi vedere che ti parolacce? muto? Parla. Ah, posso parlare? Ascolta, andiamo avanti che sennò qua facciamo mezzanotte. Ci dicono anche Ricciardo deve fare assolutamente meglio l'anno scorso. Allora, ti dico la mia. Non dimentichiamo che Ricciardo ha vinto. Cioè, perché Lando Norris, tutti celebrano Lando Norris, ma è un grandissimo talento, soprattutto se pensiamo all'età che ha. Però e Ricciardo ha fatto molta fatica, soprattutto a inizio anno. E considerato che ha saltato i 3 giorni di test in Bahrain, voglio vedere io in questo weekend come si trova con la macchina. Però alla fine, caspita, Ricciardo ha portato a casa la vittoria a Monza, non Lando Norris. Sì. Lando Norris, anzi, quando ha avuto la possibilità, in Russia non mi risulta che abbia portato a casa la vittoria, vero, no, Press? No, non l'ha portata a casa proprio. Vabbè, niente. Un altro nostro amico che conosciamo molto bene, salutiamo. Però non so mica se viene a Imola. Poi c'è l'argomento Imola. Io vedo che il ragazzo Giorgio non viene a Imola, me l'ha comunicato oggi. In ritardo, tra l'altro, comunicato. Sì. Non dimenticate che Hamilton vuole riscattare il torto subito l'anno scorso. Io non voglio tornare sulla questione dell'anno scorso, anche perché ho fatto 400 video, ma non lo chiamerei torto. Mi fermo qua. Però sicuramente Hamilton arriverà, questa parolaccia si può dire, bello incazzato, perché incazzato fa parte del gergo. Secondo me arriva bello incazzato adesso. Guarda, se dobbiamo fare la prossima puntata faremo la stima delle parole non parole. Faremo anche un gioco. No, ho creato un documento che poi ti giro, che dovrai anche firmare con le parole autorizzate e quelle non autorizzate. Ah, proprio una cosa così. Guarda che c'è qualcuno che conferma, Per noi bravo Franco, grande Franco Giuliani. Grande Franco. Beh, penso che sia per tutti i ferraristi il stesso pensiero. Quelli che hanno tempo di cercare su Wikipedia e non sono in regia come noi, ci dicono, stiamo scherzando ovviamente, che il podio di Vettel noi stavamo andando a memoria, è stato in Azerbaijan e poi gli hanno tolto quello dell'Ungheria. Bravissimo. Noi abbiamo la memoria del pesce rosso e soprattutto 800 tasti su uno schermo grande così. Complimenti per... Esatto, per la memoria. Cocis, dopo c'è Wikipedia in parte o... No, non è lui, non è lui, no, Cocis no, è giusto, in effetti il podio è quello dell'Azerbaijan. Sì. Alessandro, secondo me Vettel corre con una macchina che sta sotto almeno altre 4-5 macchine, certo, assolutamente, ma quando noi parliamo di fare il salto non intendiamo vincere il mondiale, no. Ma vuol dire massimizzare il potenziale, lo chiamiamo così, Press, ti piace? Sì, mi piace. Fare l'extra mile, ti piace fare l'extra mile? Mi piace. Sì. Mi piace. Bene. Sono contentissimo che i ragazzi, un sacco di gente ci stanno interagendo, sì. Il ringraziamo lui che ci dà... Marmo, bravissimo, grazie ancora. Ma possiamo chiedergli se ci viene a dare una mano per preparare il dietro le quinte, così evitiamo di schiacciare 700 pulsanti tutti sì. Penso che... Adesso che hai detto che finanzi tu, sì, va bene, ma tanto facciamo tutto online. La wifi ce l'hanno tutti. Ascolta, la mia ball prediction, arriviamo alle ball prediction. Fammi mettere la cosa del ball prediction, non so dov'è questa. Allora, la mia ball prediction, ti dico, il Piso ha detto Valtteri Bottas a podio, non si sa bene quando, come, perché lui ha detto Valtteri Bottas a podio, aspetta che devo togliere il commento, se no non si capisce più niente. Io ti dico la mia, poi tu vai con la tua previsione molto audace per la stagione, ok? Sì. Io lo dico e mi collego a un commento che ho visto prima. Secondo me è sempre
sempre, potrei sbagliarmi ovviamente, sempre, vabbè, chi se ne frega. La mia previsione è che, innanzitutto questo ovviamente, ciao Andrea, forza Ferrari, sì, lo sappiamo che poi noi alla fine siamo di parte. Io mi attacco a questo messaggio. Basta che la Ferrari vinca Imola e poi siamo a posto. La mia ball prediction, Occhio Press, è questa. La Ferrari vince entrambe le gare italiane con almeno una doppietta. Io l'ho detto, ci avremo anche la registrazione, poi dopo Imola, dopo Monza vedremo. Vince entrambe le gare italiane con almeno una doppietta. Adesso Così voglio anche... così nella puntata potremo dire a casa nostra. A casa nostra diremo a Imola in realtà. Guarda Stefano, la mia previsione è adesso anche la mia previsione è quella di che quest'anno sarà un mondiale pazzesco per la Ferrari e ci sarà un podio. Ci sarà un podio con doppietta Ferrari e terzo Mick Schumacher e lì casca il mondo. Beh, se fosse quello di Monza. Ma sono d'accordissimo, Alessandro, d'accordissimo su quale? Sulla mia ball prediction o... Beh, si assomigliano. Comunque ascolta, dai, che mancano 8 minuti alla conclusione. Ho capito, dovevamo concludere 7 minuti fa. È che ragazzi, quando sono tutti questi commenti, no, aspetta, quindi la tua pole prediction è quella. Grazie tantissimo, Franco. Grazie allora io sposo le tue, perché credimi, anche senza mettersi d'accordo, anch'io pensavo di dire una, ma anche per caricare il pubblico. Grande Andrea, l'abbiamo detto anche noi, siamo d'accordo con te. Però gli metto il pizzico proprio per noi ferraristi, un podio doppietta Ferrari e Mick Schumacher. È un po' come quando vinci i mondiali o vinci gli europei con l'Inghilterra. Non sappiamo in che gara, la mettiamo così. No, dai. vabbè. Se poi dovesse essere Monza, guai. O Imola. Parlando di gara e parlando di Imola, Press, sale l'attesa per Imola. Noi siamo Imola, adesso lo possiamo dire. Noi saremo Imola. E vi terremo aggiornati, vi faremo partecipare, faremo più dirette. 1000 dirette, una dietro l'altra, non ci sopporterete più dal numero di dirette. Allora, quest'anno che è un Imola un po' particolare perché c'è stata la corsa al biglietto. Grande Ale, sulle gare in Italia. Poi faremo un festone. Sì. Vai, ci possiamo anche ubriacare al festone? Sì. Questa è motori per 2, Pirlo motori 2.0. Sì, quindi possiamo andare avanti. Brescia, Pirlo non è il giocatore che è di Brescia, ma è Press. È una bevanda di aperitivo formata da un terzo di Campari. Si può dire? Sì. Campari, non è che stiamo prendendo soldi, anzi, se vogliono sponsorizzarci è meglio. Allora, la cosa originale sarebbe Campari e vino bianco. Campari, vino bianco e Seltz. Però, vabbè. Detto questo. Ascolta, detto questo. Imola quest'anno c'è stata la corsa al biglietto, che è anche un segno che comunque l'Italia vuole ripartire. Schumacher, i piloti? Vediamo, perché ragazzi, la Haas, se la McLaren è così la vedo anche io difficile il podio per Schumacher, però gara pazza. Io ricordo al Press che sul palco di Biassono e Motori il sabato sera, prima del Gran Premio d'Italia, insieme al nostro amico Fabio Tavelli, che salutiamo, e anche Fabio Pettenò che salutiamo, ovviamente. Sì, lo davo per scontato, ma in effetti non è qua con noi. Ti ricordi cosa ho detto? Domani gara pazza, vince Ricciardo. Se succede una gara pazza, secondo me, e la Haas non è da ultima posizione, Mick è un pilota costante, quantomeno in Formula 2. Quando ha vinto perché è costante, no? Non tanto perché è aggressivo, quindi su una gara pazza può anche starci. Imola, Press, Imola. Sto dicendo che la gente aveva voglia di ripartire, infatti i biglietti sono andati a ruba. Lo sappiamo.
Allora, sulla Teruba noi fortunatamente siamo riusciti. Guarda, devo dire una cosa, una mezza cattiveria, ma la dico, ci aspettavamo qualcosa di più da Ferrari per quanto riguarda Scuderia Ferrari Club, sì, perché quello che va detto. Sì, Che tu sì, presto. perché nella gara di casa ci aspettavamo quantomeno un aiuto per i nostri associati. Comunque siamo riusciti ugualmente a avere i nostri biglietti. Saremo presenti in gran forza, cioè in gran forza non avremo mai numeri di Monza pre-Covid, però come ritorno alle trasferte siamo in circa la trentina e quindi penso che per Scuderia Ferrari Club Casteledro sia un buon numero e ci trovate alla Rivazza e alla Tosa. Abbiamo qualcuno che ha la tosse, Press? Noi a dormire. Ah, noi a dormire, sì, 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 ovvio, no. Mi stavi dando una notizia. Saremo alla Rivazza insieme anche a tanti altri Ferrari Club, Sì, credo. anzi voglio salutare anche il Ferrari Club dell'Emilia Romagna che ci hanno aiutato all'acquisto di questi biglietti, quindi Rock and roll, grazie ragazzi. veramente. Non posso fare il cuore perché è un problema, così lo facciamo, perché se io faccio il cuore, c'ho il cuore spezzato, perché lo sai che a me. Aspetta che non riesco a beccare. Ah, qua, io il cuore spezzato. Eccolo qua. Sei un grande Press. Ascolta, no, è vero, i biglietti sono andati a ruba. Ti ricordi quando Sì, li stavamo acquistando? Io sì. sembravo un invasato, avevo creato un bot. No, non è vero, sono Ticket One mi spara. Però ero io il bot umano che cercava di tenere monitorata la situazione. Quindi grandissimo entusiasmo, mi aspetto veramente un sacco di gente, fondamentalmente tolte la tribuna del traguardo, anche perché hanno un costo non indifferente, le altre sono andate praticamente tutte. Qui non c'è più Non, niente? non abbiamo notizie del Prato, in Dipende teoria dal. è fuori il prezzo, no? Ma dipende da cosa succeda qua a 10-12 giorni, no? Press. Sì, se tolgono lo Era stato il capo parlato, d'emergenza. diciamo. E, con gli stadi che tornano al 100% ci aspettiamo che venga liberata anche la vendita del biglietto Prato. Noi ci saremo, venite a trovarci, lo diciamo? Cioè, Sì, venite a trovarci, tanto ci riconoscete perché vedete due pirla che continuano a fare avanti e indietro con qualsiasi strumento per poter fare video da mandare in giro e faremo delle dirette, vero Press? sì, faremo delle dirette già quando arriveremo il venerdì Sì. e l'ultima sarà sotto il podio. Qua sotto vedete il link del canale, ci sono anche le dirette che abbiamo fatto da Monza, in alcune tu Press nemmeno sapevi che eri in diretta, perché io sono Sì. un po' un infame. C'era anche il nostro amico Micheletti nelle dirette, che però io non vedo Ma perché Manu sta facendo festa stasera. ma non la saluta. Eh. Ascolta, Press, c'è una richiesta interessante. C'è qualche Ferrari Club vicino a Mantova? Beh, C'è il Casteldoro non Ferrari, è lontanissimo da c'è il Mantova. c'è il Ferrari O Club le Molinici. Mantova. Ah, ok. No, c'è il Ferrari Club Mantova dove il presidente è Luciano Dordoni. Quindi se tu Ah, cerchi, sì, tu cerchi Ferrari Club Mantova, c'è il buon Luciano e lui è il presidente. fantastico, Press, ultimissima cosa prima di andare a cena Mi vado a dormire. e poi andare a dormire perché domani si inizia presto anche per me. Ma lavori? Ogni tanto sì, Press. Ah, ok, no, chiedo per un amico. Ogni tanto sì. È inutile che fa il fenomeno. Dai, sto scherzando, no. Allora, Press, Dimmi amico. ultimissima ah, di solito mi chiami in un altro modo. Come ti Non lo chiamo? so. Ti chiamo in mille modi. Esatto. Ah, ecco. Guarda cosa ti faccio vedere. Questo è il layout del Bahrain. Domani si inizia. Domandona. Quindi chi vince domenica? Charles Leclerc. Oh, 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 oh! Prego Andrea. È sempre bello aiutare i tifosi, insomma, quello che stiamo cercando di fare Press è creare una community ancora più grande, un po' più basata sulle interazioni live. Noi vogliamo portare la passione che in abbiamo. questi ultimissimi momenti chi vince, che così li mandiamo. Vai Press, scusami. Ho già detto chi? Charles Leclerc. No, stavi dicendo vogliamo portare la passione. Ma noi vogliamo portare la nostra passione a tutti coloro che ci seguono. Piero la tocca piano, sì, è Io vero. bevo, tanto.
Fai bene, fino che acqua. Il nostro obiettivo è quello di portare la passione che abbiamo dentro di noi e le nostre esperienze passate per far avvicinare la gente al motorsport che è la Formula 1, che è lo sport che noi amiamo. È uno sport bellissimo, veramente. Chi ci segue perché lo conosce e chi ci segue e ci trova simpatici e non lo conosce, lo invito a partecipare a qualche Gran Premio, qualche attività di Ferrari Club piuttosto che, perché è veramente un ambiente sano, cosa che manca in tanti oggi. Oh, grazie Alessandro, grazie Grazie. mille. Ma no, Press è bellissimo perché non dimentichiamoci, abbiamo parlato, ho nominato qualche volta il Piso, no? che appunto con il quale mi capita ogni tanto di scrivere sull'informazione online, e in realtà ha mandato anche online il tuo video Sì. di Carlos. La cosa bella, ti ricordi, alla fine noi il Piso l'abbiamo conosciuto proprio sui campi di gara. Perché? Perché Sì. a noi piace condividere questa passione non solo a Castanedolo, non solo a Brescia, non solo in Lombardia, poi ovunque in Italia, tant'è che c'è scritto Portofino, c'è scritto Alessandria, Ma anche nel mondo. Dell'Emilia Romagna, anche nel mondo. Abbiamo i nostri amici da Finlandia che faremo vedere qualche potremo video, fare qualche una fotografia con puntata. la Finlandia. Io ho dei colleghi in Inghilterra con i quali ci sfottiamo in maniera molto simpatica. La Formula 1 è bella per quello, quindi Sì. abbiamo un pronostico prima che arrivi io col mio. Vince a mani basse uno tra Hülkenberg o Leclerc. Questa è una bold prediction di quelle giuste. Senti, io tu hai detto Leclerc? Sì. Sai io cosa ti dico? Dimmi. Dopo averlo sentito nel podcast ufficiale della Formula 1, io ti dico che porta a casa la prima vittoria The Smooth Operator. Sai chi è The Smooth Operator? No. Carlos Sainz. Viene chiamato The Smooth Operator, ovvero colui che opera in maniera molto smooth, molto dolce, no? Perché lui è uno abbastanza dolce nella guida. Secondo me Carlos Sainz in un mondiale così strano, tecnicamente parlando, dove comunque non si capisce molto bene, ci sono anche le gomme nuove, non dimentichiamolo, cioè ci sono gomme nuove, ci sono delle parti che in realtà sono comuni e delle parti che ogni vettura è completamente diversa l'una dall'altra. Probabilmente ci saranno delle vetture che andranno molto bene su alcune piste e piuttosto male su altre. Un pilota che si è dimostrato molto intelligente alla fine, magari non aggressivo, ne abbiamo parlato, ti ricordi, per i motori qualche volta, però in una situazione di così grande incertezza, alla prima gara potrebbe anche essere che alla fine è quello che si trova ragazzi, a me non mi interessa che vinca Charles o Carlos, l'importante è che portiamo a casa noi qualcosa dalla rossa. Ultima cosa prima di chiudere, mi chiedono se il club riapre i GP, non lo sappiamo ancora al momento. Sì, Basta, perché da oggi lo posso dire. Non sapevo da oggi proprio oggi ho sottoscritto un nuovo contratto con l'emittente che trasmette i Gran Premi per poterli vedere in sede, per cui la domenica del Gran Premio la sede di Castanedolo sarà aperta e il Gran Premio si potrà vedere su maxi schermo per gli associati. Ottimo Press, ottimo. Chi vuole venire degli associati oppure viene e si associa. È bravissimo, uno viene e si associa, che trova solo che simpatia e freschezza. Sì, stavo dicendo e freschezza, appunto. Freschezza. Grazie Press, mi tolto le castagne al fuoco. Io non dico nulla, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Grazie per questo commento, Ale. Mitico. Torna quindi a seguirci. Abbiamo fatto 1 ora e 05 di live, Press. Senza accorgersene. Tu hai sonno, io ho fame. Andiamo a festeggiare San Patrizio. Oh, a proposito, cioè oggi, due comunicazioni. Oggi è San Patrizio. Secondo me tutte queste pronostici a favore di Ferrari in un giorno che porta tendenzialmente fortuna, speriamo che abbia portato bene.
Grazie Ferrari Club Alessandria, vi vogliamo Ciao bene. ragazzi di Alessandria, i ragazzi dei Ferrari Club che comunicano con noi fa sempre molto piacere perché toglie quel campanilismo che c'è tra tanti club. Grande Press, mi è piaciuta tantissimo questa. E poi una nota mia personale, ma non posso non farla. Devo fare gli auguri a mia figlia Chiara. Senza di lei questa puntata non si sarebbe potuta svolgere così come si è svolta. L'avremmo fatta in un altro modo, ma Chiaretta è stupenda, 13 anni. Ciao tesoro. Ciao Chiara, tanti auguri. Non potevo non farlo. Sì, e poi la Chiara è la Chiara. La Chiara è la Chiara. Saluto anche Alice, che è l'altra, se no poi domani Patatanfete. e poi non mi fanno vedere le libere, se no si impossessano della televisione e basta, sono fregato. Però sono libere domani pomeriggio le libere. All'una, credo. All'una. Yes. Grande Ale. Bravissimo, non avevamo dubbi che tu fossi un ferrarista. Questo canale tendenzialmente, quando ci sono i video è monocolore. mio in solitaria, io lo dico sempre, cerco di essere equilibrato nell'analisi, però dichiaro sempre di essere ferrarista. Se c'è il press, siamo monocolore, attenzione che riporta, ci fermeremo qua, quindi non diremo altro, però è monocolore, sì. Press, è monocolore. Sì. Monocolore. Monocolore per quanto riguarda la parte sportiva. Motoristica. Noi parliamo solo di sport. Ok. Noi parliamo solo di sport. Grazie anche per gli auguri. Auguri di buon San Patrizio che festeggia. Io a questo punto sento una secchezza delle fauci. Sì, anch'io. Vado a dormire, io vado a rifocillarmi. Devo fare 2 robe di lavoro che ho lasciato un attimo indietro perché abbiamo parlato per 1 ora e 10 e poi magari andiamo a dormire. Abbastanza. Torneremo per il post Gran Premio. Appuntamento settimana prossima. Bravo, mi è piaciuto così. Settimana prossima lascialo in sospeso perché dobbiamo un attimo ancora aggiustare un paio di cose. Ma fa niente, questa trasmissione, questo format crescerà assieme. Senza agenda si chiama. Crescerà assieme è il nostro pubblico che decide. Crescerà assieme al nostro pubblico. Piace? Perché questo prodotto sarà non il nostro prodotto, ma sarà il prodotto del nostro pubblico. Sei diventato un commerciale oltre che un imprenditore e con questa perla del press diventiamo un pochino più grandi. Ciao press, ci vediamo. Ciao amici ferraristi. Alla prossima per commentare. Buon Gran Premio a tutti. Sarà un appuntamento del giovedì, mi chiedono, non lo sappiamo ancora perché dobbiamo un attimo sistemare un paio di cose. Però sarà un appuntamento settimanale. Sì, nel nostro scheduling. Può essere che in alcuni casi saremo in diretta, in alcuni casi non in diretta, per evidenti questioni. Saremo però in diretta quando saremo sui campi di gara, quello sì. E saremo sui campi di gara mica solo a Imola, anche in altre occasioni, ma non diciamo niente. Ma mica solo a Monza, sai? Mica solo a Imola, sai? Infatti ho detto... Ma faremo anche l'Europa. Come sempre del resto, press. Punto. Bella lì, come direbbero a Milano, anche se noi non siamo a Milano in questo momento. Press. Buono. Presente anche noi. Allora Alessandria, vi aspettiamo che facciamo una diretta assieme. Una diretta assieme. Bravissimo. Ci sta. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao amici ferraristi, ciao amici non ferraristi, ma ciao a tutti gli amanti della Formula 1. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.